Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Call of Cthulhu. Si riprende da dove eravamo rimasti. Allora, eravamo nella libreria. Another volume of the Reverend's wife's diary. Diario della moglie del pastore, volume 4. Il pastore si è autoproclamato profeta, ha rinunciato a Dio e ha iniziato a venerare un'insolita entità pagana dall'aspetto mostruoso. Sua moglie ha provato a far ragionare il marito, invano. Era convinta che dovesse ascoltare la voce che sentiva nella testa perché era portatrice di verità. Bene. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. L'interpretazione dei sogni. Quest'opera pratica è stata scritta da Sigmund Freud. Per i psicologi descrive le tecniche per un'interpretazione analitica dei sogni. L'analisi deve seguire diverse regole, soprattutto quella dell'associazione libera della fine del XIX secolo, secondo cui i sogni sono un mezzo con cui riveliamo i desideri più reconditi. Non penso che questa teoria possa essere applicata ai miei incubi. Beh, noi esploriamo tutto. Storia di Darkwater, volume 4. Durante il XIX secolo, mentre l'attività della caccia alla balena raggiungeva il suo culmine, nel resto del mondo questi cetacei iniziarono a scomparire dalle acque intorno a Darkwater. È un fenomeno molto misterioso perché fino a quel momento la regione era stata un rifugio confortevole per i cetacei. Nel 1847, dopo mesi di inseguimento, la Scilla attracca con una creatura gigante a bordo. L'equipaggio afferma che quel mostro marino si era nutrito di tutte le balene sparite e che dopo uno scontro feroce durato una notte, i sopravvissuti erano riusciti a trascinare la bestia sulla baleniera. Qui qualcuno stava facendo una partita a scacchi. Beh, olio per la nostra lampada. Storia Darkwater volume 2. Una colonia puritana guidata dal reverendo John Wickwood si stabilì sull'isola durante il XVII secolo. Chiamarono questo luogo Darkwater, nome ispirato alla tonalità scura dell'acqua marina. Credevano che questo effetto fosse dato dal colore peculiare delle rocce che circondavano l'isola. Costruirono i primi edifici, tra cui la villa degli Hawkins, la chiesa e il cimitero. I rari documenti e gli appunti scritti che sono arrivati a noi parlano di incubi e comportamenti devianti. Scomparvero all'inizio del XVIII secolo. Bene, almeno stiamo scoprendo anche la storia di Darkwater. Manuale sull'autonomia e sulla dissezione, libro 2. Questo libro presenta illustrazioni precise e dettagliate degne del primo volume ed è incentrato sugli interventi mirati a curare malfunzioni e disturbi motori. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Libro di Zion. Questi scritti tibetani sono alla base del movimento esoterico fondato da Helena Blavatsky verso la fine del XIX secolo. È risaputo che la cercatrice della teosofia ha attinto ampiamente dei testi di quest'opera, ma nessuno ha mai potuto conquistarla. Credevo che non esistesse nemmeno. Questo libro che ho ritrovato nella libreria senza nome e a Darkwater potrebbe essere tanto un falso quanto la prova certa dell'onestà di Blavatsky. Breviario di medicina, terzo tomo. Fino a pochi anni fa un medico poteva acquistare tutte le nozioni mediche conosciute al suo tempo, e questo libro a conclusione della serie dimostra come ciò sia praticamente impossibile ai giorni nostri.
10 dottori rinomati hanno partecipato alla creazione di questa collezione. Ok, allora adesso andiamocene per di qua. What happened here? Aspetta, prima della ricostruzione vorrei... Spegni sta lampada, grazie. Qui c'è A qualcosa. strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Amuleto a forma di cane, uno strano amuleto. Il pendente ha la forma di un cane di grossa taglia, non so cosa rappresenti, ma potrei scoprire qualche informazione in più cercando una libreria. Manuale sull'anatomia e sulla dissezione, libro 1. Si può dire che il titolo di questo libro sia stato ben scelto. Le illustrazioni dell'anatomia umana e dei metodi di dissezione al suo interno sono disegnati in modo estremamente dettagliato. Per consultare il volume bisogna avere un gran coraggio e la capacità di estranazione tipica dei dottori. Ok, abbiamo trovato tutti gli oggetti in questa stanza che potevamo trovare. Adesso ricostruiamo cosa è successo qua dentro. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Ok, qui c'è del sangue. Someone tall left this footprint. A man, probably. Ok. Qua c'è qualcos'altro. This burglar seems to be rather clumsy. Beh, è vero, fate cadere tutto a terra. Perciò è andato per di qua. E si è avvicinato al qua. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? Vediamo dietro What quadro. happened that made the burglar flee before finishing his work? Che sta succedendo? What the... Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Che cosa? Cos'è un libro dell'occulto? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Ok, la ricostruzione siamo riusciti a completarla. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Memorie di Drake. A quanto pare c'è una pagina nascosta, si riesce a leggere. Se qualcuno trovasse queste memorie sono sicuro che finirei nei guai. La mia unica speranza è che il mio corpo e le mie ossa siano ancora all'interno di questo piano della realtà, ciò che vengono recuperate e cremate. L'urna funeraria deve essere consegnata alla mia cara amata, se sarà ancora viva. Il massaggio che segue è di importanza fondamentale. Chiunque legga queste righe e sia dotato di un acume pari al mio, può sperare di ottenere i miei averi più preziosi. Si trovano nella mia cassaforte. Gli indizi per scoprire la combinazione sono celati all'interno di 3 cilindri, ognuno nascosti dove la vita e lo studio si uniscono nel mondo greco. Ogni cilindro è numerato, anche se, come diceva il grande autore, l'ordine è il piacere della ragione, ma il disordine è la delizia dell'immaginazione. Devo ammettere che, nonostante preferisca il disordine organizzato, di solito la ragione vince sempre alla fine. Se per caso una persona, o meglio un genio, eguagliasse il mio intelletto e trovasse la combinazione della cassaforte, gli chiederei di lasciare i contenuti in custodia al professor Armitage della Miskatonic University, mio amico e collega. I beni all'interno della cassaforte non sono solo una sinossi rilevante di importanti conoscenze, ma anche un'arma che è troppo pericolosa per finire in mani delle persone sbagliate.
Spero che sarai in grado di capire il danno che questa ipotesi rappresenta e che agirai di conseguenza. In ogni caso io non ci sarò per guardarti né per risentire delle tue azioni. Ok, apro la cassaforte. Allora, ha detto che ci sono 3 cilindri. Qui non c'è nulla. Is everyone on this island taking sleeping pills? È vero, guarda, strapieni sonniferi. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Cartello sulla chiave di CTHULHU. Questa chiave che porta i segni degli antichi è l'unico in grado di proteggere la tua psiche. Ha la forma di un medaglione cilindrico, appesa a una catena pesante. Centinaia di anni fa al centro era incisa la stella e il ramo che contrastarono le forze dei grandi antichi. Tutto sembrava indicare che Charles Hawkins l'abbia sottratto con la forza al suo precedente proprietario, un antiquariato egiziano. Su alcuni ritagli di giornale che parlano dell'accaduto si nota che la data di furto coincide con l'ultimo viaggio al Cairo di Hawkins. Bisogna solo capire se sappia a cosa serve realmente questo manufatto. Cerca di trovarlo. Perciò qua dobbiamo trovare i cilindri con la combinazione. Ok, qui non c'è nulla. Arkham editions. Never heard of them. Antologia di Arkham, volume 4, Clavis e Salomonis. Un libro di incantesimi attribuito al leggendario re Salomone. All'interno dell'opera sono presenti molti rituali per invocare entità e per scagliare maledizioni. Riedizione di Claudio D. White, basa sulla versione originale di L. Way e di Lawrence. Questo volume fa parte dell'antologia di Arkham, una raccolta pregiata di tratti e opere sull'esotismo e sul soprannaturale. How many volumes are there in this collection? Antologia di Arkham volume 8, Messe di Requiem per Shugai. Si tratta di un'opera in 8 atti pubblicata in Italia nel 1768, scritta da Benvenuto Chieti, Brodighera. È un'opera che ha una cattiva fama. Si racconta che sia stata portata in Cina solo una volta e abbia causato una sommossa del pubblico che ha portato alla morte e alla scomparsa di molte persone. Questo volume fa parte dell'antologia di Arkham, una raccolta pregiata di tratti e opere sull'esotismo e sul soprannaturale. Another volume by Arkham Editions. Antologia di Arkham, volume 6, La profezia. Una raccolta di profezie sul lontano futuro e basato sulla astrologia, scritte in versi. Sono state redatte da Nostradamus e tradotte da E. Leone e Theophilus Witherbridge. Questo volume fa parte dell'antologia di Arkham, una raccolta pregiata di tratti e opere sull'esotismo e sul soprannaturale. Arkham Editions. Never heard of them. Antologia di Arkham, volume 9, Azathoth e altri orrori, una raccolta di racconti di Edward Pickman Derby. Quest'opera è famosa anche con il nome di Liriche da incubo e ha riscosso un successo incredibile quando fu pubblicata nel 1908. Al tempo l'autore aveva solo 18 anni. Questo volume fa parte dell'antologia di Arkham, una raccolta pregiata di tratti e opere sull'esoterismo e sullo soprannaturale. How many volumes are there in this collection? Quanti cacchio volumi c'era? Antologia di Arkham, volume 7, Iside svelata. Libro sulla filosofia esoterica e testo centrale del movimento teofisico di Madame Blavatsky. È stato scritto da Helen Petovna Blavatsky. Poi l'ultima non ve la leggo perché è sempre il fatto che fa parte dell'antologia, ci sta l'esoterismo e il soprannaturale. Another volume by Arkham Editions. Antologia di Arkham, volume 2, Corpus Hermeticum, scritto da Ernie Trismegisto, tradotto e pubblicato da Nathan M. Coppelius. Questa raccolta di testi su credenze diverse è stata scritta da un filosofo avvolto nella leggenda. Al suo interno si trova una traduzione della Tavola di Smeraldo, un testo molto in voga tra gli alchimisti del XVI secolo. Arkham Editions. Mamma mia. Never heard of them. Antologia di Arkham, volume 1, Oera Linda, un antico manoscritto frisone tradotto da William R. Sandbeck.
Il testo afferma che in un lontano passato l'Europa e gli altri continenti sotto il controllo delle madri di questo popolo e aggiunge che il nostro alfabetismo derivi dalla lingua frisone. How many volumes are there in this collection? Volume di Arkham, antologia di Arkham volume 3, cose che non dovrebbero esistere, una raccolta di saggi sugli usi e consumi delle leggende metropolitane americane scritte da Albert Whitman, professore del Miskatonic University. Another volume by Arkham Editions. No, questo abbiamo già letto, ok. Mo ricontrolliamo di nuovo tutte le stanze. Beh, l'olio non c'è. Qua c'è un calice. Kind of chalice. Questo calice sembra molto antico e fatto d'oro e decorato con vere pietre preziose, i rubini e gli zaffiri che hanno forse un motivo decorativo particolare. Boh. Things are not looking good. Andiamo con calma a trovare i cilindri che dobbiamo trovare. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Ok, abbiamo trovato tutti e tre i cilindri, allora, mo ci serve uno di quelle cose che possiamo ascoltarlo, vediamo qua, eccolo qua. Cilindro numero 1 di Drake. And these red rocks, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Ok, allora, nell'ultimo cilindro dice che gli piace il libro numero 9. Questo è della scacchiera e questo è del... The Queen has little protection. Poi dice che nel secondo dicevi i pezzi bianchi che servivano per proteggere la regina da quello come si chiama, dai pedine nere, sono 3. The chalice of knowledge. Provare a capire quali se sono rossi io. Aspetta di non riascoltarli prima. And these red rocks, like precious gocce stones, rosse, lie ok. fixed, set in divine The chalice of knowledge. Come faccio a capire? 2, 3. Allora dove c'è la spaccatura? 1, 2, 3, 4, 5, soul. To be the 5, guardian of the Grail 3, does not 9, protect me from proviamo. its attractions. And I do confess, I am willing to pay to know its secrets. Sì, ce l'abbiamo fatta.
Ecco, entriamo di nuovo in un altro trip. Capitolo 8. Riverside Institute. Nella libreria senza nome, Pierce ha trovato tracce di un tentativo di furto, il cui responsabile ha poi scoperto essere Charles Hawkins. In seguito, Pierce ha aperto la cassaforte del libraio per capire cosa vi avessero nascosto lui e Sarah Hawkins, un libro rilegato in pelle umana che esercitava un'attrazione irresistibile sull'investigatore. Quando l'ha aperto, la sua mente è stata proiettata in un altro corpo. Bene, si sta facendo più interessante la storia. Lo sta caricando un bel po'. Comunque ditemi se vi piace il gioco fino adesso, se l'avevate già visto, e ditemi anche che prossimi giochi volete vedere, che vorreste vedere la prossima volta. Su, abbiamo fatto così tanto per scappare dall'istituto, adesso ci ritorniamo. In un altro corpo, poi ci ritorniamo di nuovo. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Riguarda il paziente. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Dov'è la sua cartella clinica? Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Mi dica I suoi sintomi. What are his symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. Di dov'è? I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? No, ho abbastanza informazioni. That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Gli avete somministrato dei farmaci? Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Ok, allora esamini il paziente. Very well. I'll examine him. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell.
His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Ha qualcosa nel Did ventre. you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. La condizione dei suoi arti è preoccupante. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. È estremamente disidratato. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Il suo corpo sta mutando. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Questi sintomi mi sta preoccupando. Non ho mai visto niente simile, lo sto trasformando in un mostro. His limbs? His body temperature? I don't know what experiments you've undertaken, but this is going too far. Oh, I sense some excitement beneath your indignation. Could it be you wish to join me in my scientific endeavors? You are a brilliant physician, Dr. Fuller, but this man has the attributes of some kind of animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery.
These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Non ha parlato di crimini, però le carte cliniche nascoste sono a prova. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Ok ragazzi, stacco qui anche questo episodio, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, condividete, commentate, iscrivetevi e ci vedremo con il prossimo episodio di Call of Cthulhu. Grazie a tutti per la visione.